Allora, finalmente ci rivediamo. Sono passati 15 giorni, fai un po' te. Comunque, a parte bando alle ciance, come si dice in questi casi, ho avuto, diciamo, notizia che è successa una cosa particolare veramente pochi giorni fa, che ti ha, diciamo, estremamente galvanizzato, si dice a Prato, ti ha gasato a bestia. Poi non so se sono informazioni false, ma dalla faccia che stai facendo, mi pare che la notizia potrebbe essere più che fondata. Hai qualcosa da dirci? Già, caro Dennis. Allora, sì, hai ragione. Sono passate 2 settimane, ma l'attesa ne è valsa la pena perché mercoledì sera Midjourney ha ben pensato di droppare, come si dice in gergo da giovani, la sua versione V1 per la generazione dei video. Già, dopo quasi un anno da quando l'avevano annunciato, finalmente Midjourney ha rilasciato la sua versione, la parte del suo modello che si occupa non solo della generazione delle immagini, ma anche del video. Ed è una notizia bomba perché Midjourney, che è già leader nella generazione delle immagini, ce lo possiamo dire. Allora, io sono un fanatico di Midjourney. Lo dico subito, così almeno mi schiero subito. Per me Midjourney non si batte, non si eguaglia e non si supera. E la qualità fotorealistica di Midjourney delle sue immagini adesso finalmente la ritroviamo nei video. Il problema è che in una nottata mi sono sparato via tutto l'abbonamento e quindi adesso sto pagando, mi sto rovinando per generare crediti, ma sono in buona compagnia perché da quello che vedo online sui social sono in ottima compagnia, tant'è che oggi la stessa Midjourney ha scritto agli utenti di andarci piano perché si sono trovati tonnellate di ore gratuite acquistate, quindi dice ok, capiamo il vostro hype, però come si dice a Roma, stiamo calmi. Valerio sta evidentemente facendo un appello a tutti gli uomini di cuore per sostenerlo e sponsorizzarlo nel caso qualcuno volesse contribuire alla sua causa. Ecco, facevo per dire, poi andare avanti. Grazie caro, il mega plan costa solo $120 al mese, quindi io accetto tutti i benefattori che si presenteranno sotto a questo video con donazioni e che saranno tutte devolute alla causa di Midjourney Inc. Quindi detto questo, praticamente è una bomba, il modello già funziona, nonostante sia la prima release, funziona già in maniera pazzesca. Funziona con lo stesso concetto della generazione delle immagini, cioè ogni generazione, ogni prompt genera 4 varianti video con clip di 5 secondi e qui ecco già la prima figata, che sono estensibili fino a 4 volte. Quindi noi non abbiamo più il problema della coerenza nelle clip, perché con una prima clip generata ci possiamo agganciare sempre con lo stesso carattere o comunque lo stesso set altre 3 generazioni fino a 20 secondi di video. E allora direte, e dove sta l'inghippo? L'inghippo sta nel fatto che la generazione di 4 video costa 8 volte tanto quanto la generazione di 4 immagini. Quindi ogni volta che noi generiamo una striscia di 4 video, mandiamo un prompt, è come se stessimo generando 32 immagini, cioè 8 stringhe di immagini. E quindi questo è il motivo per cui le ore dei video se ne vanno a far benedire. Tra l'altro i piani, alcuni hanno anche quelli più alti, la generazione in relax mode, cioè gratuita, però molto più lenta, altrimenti è tutto in fast e quindi le ore veloci di Midjourney le salutiamo con la manina, gli facciamo ciao ciao. Devo dire, la modalità di generazione è estremamente semplice e intuitiva, c'è sia la possibilità di generare in auto, cioè fa tutto lui, sia in modalità low motion che high motion, a seconda del tipo di scena, se vogliamo poco o tanto movimento, e sia invece in modalità manual, in high, in low o in high motion, scrivendo un prompt. E qui la seconda figata, perché il prompt non deve essere tanto può non essere tanto dettagliato quanto quello delle immagini, ma io ho fatto delle prove anche con dei prompt in linguaggio naturale, cioè semplicemente in inglese, scrivendo cosa deve fare il soggetto, dove deve andare, come la fotocamera, dove ruota, dove si muove, dove, e funziona perfettamente. Allucina relativamente poco, perché diciamo che su ogni 100 clip generate da buttare ce ne sono meno di una trentina, quindi più del 70% sono buone e la qualità è eccelsa. Però a questo punto ve lo faccio vedere, vi faccio vedere che cosa si può fare con Midjourney ed in particolare vi
faccio vedere uno dei tanti video che ho realizzato che sta avendo particolarmente successo sui social, che nasce da un progetto generato in Midjourney. Allora, io adesso, Dennis, ti condivido lo schermo. Ok, io ho mandato la condivisione. Perfetto. Ok, questo è Midjourney Video. Questo video viene da queste immagini, che era un progetto fotografico collegato a un contest online, e queste sono le immagini sempre generate con Midjourney versione 7. Non ci sono tutte le immagini nel video, chiaramente, perché altrimenti sarebbe durato troppo, perché doveva essere tipo clip, quindi siamo nel minuto di video, anche per un discorso poi di social, e questo era il progetto originale delle foto da cui è stato preso il video. Fermi tutti. Allora, siamo a metà del video. Io e Valerio non lo chiediamo mai, ma incominceremo a farlo perché abbiamo notato che c'è un modo per dire all'algoritmo, soprattutto di YouTube, no, che vi piace il contenuto, che meritiamo di essere visti, che è quello semplicemente di mettere un like, magari seguite il canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto, come direbbe il nostro amico Raf, like e commento tattico. Ognuno trovi il suo, può essere un emoji, più emoji, una frase, può essere anche commento tattico. Può essere qualsiasi cosa, può essere viva Midjourney, ad esempio. Quindi questo è quello che Midjourney è in grado di fare con il suo modello 1. Il primo modello di Midjourney specifico, che il montaggio è stato fatto in CapCut e la musica è stata inserita in post-produzione, ma le clip, tranne la transizione tra una clip e l'altra che è un effetto di CapCut, sono native così da Midjourney. Quelle sono alcune da 8 secondi e alcune da 12. Perché da 20 erano troppe immagini, sarebbe durato troppo il video, poi risulta anche noioso da vedere. E le clip, così come le avete viste, nascono da Midjourney, dalla versione Extend Clip di Midjourney, non sono state toccate minimamente, quindi escono così come le avete viste. Chiaramente il potenziale di questo strumento si intuisce da solo, perché mettiamo la potenza di immagini generate ad altissima qualità con il video che mantiene la stessa qualità. Ora va specificato che i video escono a 480 dpi, quindi non elevatissimi, però grazie a strumenti come Starlight o Astra di Topaz Lab, che sono degli upscaler video, possiamo portare questi video a qualsiasi tipo di risoluzione. Tra l'altro, ieri alla Florence University of the Arts, che tiene alcuni corsi tutti su questo tema, soprattutto quello a cui ho partecipato io come ospite ieri, Fashion Goes Viral. È un corso che durava circa 2 o 3 settimane, da quello che ho capito. È per studenti americani che vengono qui a Firenze e fanno questo tipo di esperienza. Ed è proprio quello, diciamo, da quello che ho capito, la persona che mi ha invitato, fra l'altro, che ringrazio anche da qui, che è Michela Mattei, un'amica che ho conosciuto l'anno scorso e che lì fa la professoressa, mi ha portato lì e lei, ho capito, che fa proprio comunicazione di questo tipo lì. Io gli ho parlato un po' delle cose che faccio con te per quanto riguarda, diciamo, i try-on, no? Cioè questo servizio che stiamo offrendo insieme, per cui noi facciamo provare direttamente in digitale gli style che i nostri brand clienti diciamo realizzano, tutto con l'intelligenza artificiale. E ho fatto 2 affondi, uno è proprio su Midjourney che ci hai appena fatto vedere e l'altro è su Kymena, però diciamo gli ho proprio dato le prime idee, gli ho fatto vedere un po' di spot e gli ho fatto vedere un po' di lavori che hai fatto te. Gli studenti, dopo che io gli ho un po' spiegato il mondo Midjourney fino a ieri, cioè anzi fino a ieri l'altro,
perché ieri l'altro notte poi è uscita questa nuova release di Midjourney che adesso ci hai spiegato, però io diciamo gli ho raccontato il Midjourney prima, ok, di ieri notte, e gli ho fatto capire che comunque con Midjourney si possono già fare delle attività, e poi gli ho un po' spiegato Chimera. Ora però la domanda che è uscita subito è: ma qual è la differenza per uno come Valerio, no, che fa quel tipo di lavoro lì, fra Midjourney e Chimera? E io lì ho volato basso, io ho detto: ma ora bisognerebbe chiedere a Valerio, e spero di poterlo fare magari con una diretta, no? Però intanto te la faccio qui questa domanda, perché quella risposta che io ho dato suona così: Midjourney ti dà la possibilità di ideare, concepire l'idea di stile, vederle se funziona, dandogli un prompt, e magari con questa nuova release di animazione fai il lavoro sostanzialmente che poteva fare prima Kling AI, no? Cioè, quindi che ti fa muovere il soggetto secondo un'idea di movimento che tu gli dai, mentre Chimera è uno strumento un po' più professionale sul piano di shooting AI, mi verrebbe da dire. Però io non so se questa qui, con shooting AI, lo dico per chi ci sta seguendo, io intendo cioè la possibilità di scegliere modelli e environment, cioè quindi diciamo il contesto per fare una promozione di vestiti, dove però in questo caso i vestiti non è che cerchi di avvicinarti a un prompt, ma Chimera ti realizza questi shooting AI con precisione incredibile e realistica, di capi che te hai, di cui puoi avere una bozza, di cui puoi avere un bozzetto, di cui puoi avere le foto di capi che proprio hai realizzato, perché magari stai per andare in quella che nel mio campo si chiama fase promozionale, con appunto i cosiddetti sales samples orders, cioè che sono questi capi con cui gli agenti, i colleghi a valle vanno a giro per i negozi vendendo gli articoli. Ecco, però io adesso non so se questa differenziazione è giusta o è riduttiva, quindi lascio il campo al maestro. Maestro, non esageriamo. Allora, in realtà hai fatto un'osservazione correttissima e giustissima, e a questo proposito mi hai ricordato di dire un'altra cosa importante. Perché Midjourney consente di realizzare video anche con immagini esterne, cioè io posso prendere un'immagine non generata dall'intelligenza artificiale, semplicemente anche scattata dalla mia fotocamera, caricarla su Midjourney e animarla. Quindi Midjourney effettivamente ci dà la possibilità, come correttamente hai detto tu, di fare delle prove con questi video, di creare degli stili, di indagare, di fare brainstorming creativo, però non ci dobbiamo dimenticare che è un'intelligenza artificiale generativa. Quindi che vuol dire? Che non è in grado per il momento di prendere un capo realistico, portarlo al proprio interno e realizzarlo alla perfezione. Esiste l'omnireference, che è la vecchia character reference, che adesso in Midjourney ci dà la possibilità di avere dei riferimenti di oggetti e persone e in maniera molto fedele li riproduce. Però qui il punto è: se io ho un capo di abbigliamento che ha delle determinate caratteristiche, soprattutto perché magari è un capo di livello, io quel capo devo rifarlo identico, non mi posso permettere che ci sia una differenza anche seppur minima da quello reale. E quindi, che poi questo è lo stesso problema che abbiamo ad esempio con ChatGPT, con Gemini, meno con Flora, con Flux dentro Flora, però insomma, adesso senza entrare troppo nel dettaglio. Allora, dov'è che invece noi possiamo arrivare a un virtual try-on che è praticamente perfetto, utilizzando tool simili a Chimera? E qui ti faccio vedere di nuovo con la condivisione dello schermo, perché poi le cose vanno viste. Allora, si vede? Perfetto, eccolo qua. Allora, sì, si vede. Qui per esempio è un lavoro che sto ancora ultimando, però qui per esempio ho utilizzato un costume della Perla, la Perla costume, quindi ho preso un costume di alto livello e l'ho fatto indossare a una modella. Sulla sinistra voi potete vedere che c'è un'immagine di riferimento. Allora, qui entra in gioco Midjourney, perché io posso caricare un'immagine di riferimento generata con Midjourney o con un altro strumento qualsiasi, importarla dentro Chimera ed utilizzarla come immagine di riferimento
per il mio prodotto. Una volta che ho il prodotto, la foto del prodotto e l'immagine di riferimento, creo un set simile a quello dell'immagine di riferimento. Qui in questo caso vi faccio vedere la fedeltà al modello. Questo è il costume della perla sulla sinistra e sulla destra la nostra modella virtuale. Questo sulla destra è tutto generato da Chimera, non esiste né la modella né il contesto, è tutto un set fotografico fittizio creato dall'intelligenza artificiale. Stessa cosa per esempio in quest'altra prova che sto facendo, è un lavoro che devo ancora, ripeto, ultimare, sempre lo stesso costume, e questa volta cambiamo la foto di riferimento, quindi una nuova foto di riferimento, in questo caso sempre generata da me su Midjourney, portata dentro Chimera che riproduce un set simile. Qui infatti potete vedere a fianco, ad esempio, c'era un altro set, in questo però non c'è il try-on, quindi vediamo l'immagine come la genera Chimera e poi bisogna effettuare il virtual try-on. Qui invece il try-on l'avevo già effettuato, e anche in questo caso è possibile vedere come il costume che indossa la modella è pressoché identico. Qui c'è una leggera, i colori vengono leggermente virati, ma perché c'è molta luce nella foto e quindi il tool li reinterpreta, e dato che il costume è fatto di un tessuto di solito anche lucido, come in questo caso, il tool lo interpreta in questo modo perché è un tool creato apposta per questo, e quindi interpreta anche il tessuto, e quindi essendo esposto a forte luce solare tende a riflettere e quindi tende il nero a sbiadire e a diventare più chiaro. Questo per dare l'idea della perfezione, dell'alto grado di perfezione che ha Chimera. Queste cose chiaramente con Midjourney non le possiamo fare, perché anche con tutta l'omnireference il costume non ce lo rifarà mai praticamente identico a come è quello reale. Quindi questo è, diciamo, la differenza che c'è tra un tool di intelligenza dell'intelligenza artificiale generativa come Midjourney e un tool di try-on come Chimera. Tra l'altro anche Chimera ha la possibilità di creare degli short videos, delle clip, dove però la possibilità di controllare l'output al momento c'è, tramite prompt, è anche abbastanza aderente al prompt, però diciamo è più limitata rispetto a tool nativi per la creazione di video. Ecco, questo diciamo è la grande differenza che c'è tra un tool come Midjourney e un tool come Chimera, che però possono essere integrati nello stesso flusso di lavoro, cosa che io faccio, perché ad esempio se io nel caso di La Perla so che tipo di ambientazione voglio, perché ho studiato il brand, perché ho visto che tipo di visual e di concept realizza, posso creare con Midjourney dei concept, degli environment del tutto simili, importarli in Chimera come environment o stili di riferimento, e poi Chimera mi aiuta a generare anche con coerenza di carattere, perché la modella di prima ha sempre lo stesso viso, perché Chimera ci consente di utilizzare sempre lo stesso volto, di creare una serie di shoot, di scatti di quel prodotto in quel tipo di contesto, in quel tipo di set. Va bene, grande. Mi sembra che diciamo l'aggiornamento per oggi sia stato più che sufficiente, super interessante, e soprattutto diciamo ci hai subito risposto alle domande che alcuni di noi avevano in merito a la bomba che Midjourney ha lasciato andare 2 giorni fa. Abbiamo rispiegato, spero in un modo sempre molto comprensibile, come d'altra parte la tua cifra per essere molto chiaro sulla differenza che c'è fra Midjourney e Chimera, diciamo da questo punto di vista e da sotto diciamo il punto di vista di uno che deve fare quel tipo di lavoro lì. Per oggi penso sia tutto. Io ti saluterei, a meno che tu non abbia altre perle da diciamo buttarci lì in mezzo alla platea. Guarda, probabilmente nella mezz'ora che abbiamo parlato saranno uscite altre 7-8 news, perché ormai l'intelligenza artificiale generativa rilascia una novità ogni 2 secondi. Così come pillola di chiusura ti posso dire, ad esempio, che ByteDance, la società che tra le altre cose possiede TikTok, ha rilasciato un nuovo modello di generazione video che si chiama Seedance, che ha superato nei benchmark anche Veo 3 e che attualmente sta spopolando moltissimo perché ha una qualità di output effettivamente molto alta. C'è da dire che ancora al momento Veo 3 tiene testa a tutti, perché la grande differenza tra Veo 3 e ad esempio Midjourney o Seedance è che Veo 3 genera anche suoni, lip sync, musica, cosa che non fanno gli altri. Quando gli altri tool integreranno anche questo, allora lì sì che ci sarà veramente tanto da divertirsi. A proposito di Veo 3,
Ma gira voce che sia utilizzabile all'interno di Canva per chi ha abbonamento, ma è notizia vera? Io ora ho Sì. l'abbonamento ma non ho verificato. Sì, allora la notizia è vera. Al momento anch'io ho l'abbonamento, ma io non lo vedo, ho anche aggiornato l'app, perché probabilmente, essendo appena stata rilasciata per anche questa dell'altro ieri, prima che ci sia l'attivazione su tutti gli account worldwide mondiali, almeno di solito passano 4-5 giorni. Quindi con un po' di pazienza. Loro non hanno annunciato al momento restrizioni per area geografica, quindi l'unico dubbio che mi resta è se il rilascio dentro Canva sia per accordi tra Canva e Google, sia vincolato dai paesi in cui Google ha rilasciato VO3 in maniera ufficiale. Cosa che mi sembrerebbe però strana, dato che su alcune piattaforme, faccio l'esempio di Fall, che è una delle tante piattaforme su cui si possono provare i vari tool, ha rilasciato già da tempo, saranno 2 settimane, VO3, e quindi a pagamento si può tranquillamente generare. Stessa cosa per FreePic, che al proprio interno ha embeddato, cioè ha importato le API di VO3 e si può tranquillamente generare. Quindi a meno che, ripeto, non ci siano degli accordi tra Canva e Google di diverso tipo, teoricamente nei prossimi giorni chi ha come noi l'abbonamento per l'intelligenza artificiale, attenzione, perché Canva ha 2 tipi di abbonamento, quello a Canva e quello all'IA. Sono 2 abbonamenti distinti che si sommano. Quindi devi essere abbonato sia a Canva Pro e poi a Canva AI. Chi ha Canva AI e quindi a Pro AI, perché vanno insieme, allora chi ha Canva, anche Canva AI, dovrebbe avere attivo VO3 a giorni e provarlo. Non sono stati specificati i costi. Il costo di VO3 è altissimo. Hanno rilasciato un modello diciamo compatto che costa 7 volte di meno, però se considerate che un secondo di generazione, un secondo, non un minuto, un secondo di generazione costa $2,50, quindi 2 euro. Fatevi conti, una clip di 5 secondi costa 10 euro. E chiaramente i costi sono folli. Hanno rilasciato questo modello light che costa 7 volte di meno, però comunque parliamo sempre di 25-30 centesimi al secondo, cioè quindi comunque un video ti costa 1,5 euro, 2, una clip, considerando che una clip sono 5 secondi, moltiplicate per 10 clip, che è un video di un minuto, cioè 3 euro è un video. Considerando altri competitor che con quella stessa cifra ti fanno realizzare 30-40 clip da 5 secondi, c'è da pensarci un attimo. Allora, per la cronaca lo vedremo fra Midjourney. Bella battuta, Dennis. Vabbè, ci vuole in chiusura il battutone, ci vuole e ci stava tutto. Qui tra professionisti il battutone ci stava tutto. Dai, che è una grande chiusura. E poi volevo dirti che mentre mi hai dato i numeri, la mia ADHD mi ha spinto i neuroni uno contro l'altro e è diventata una palla cieca. Lo puoi sempre trascrivere con Notebook LM, e così con Notebook LM con calma tutti quelli che lo vogliono risentire e solo rileggere in versione testuale, Notebook LM, transcribe video, ti prendi il transcript e c'è tutto. Così abbiamo dato pure un'altra chicca ancora. Quando apro Notebook LM c'è lui che appare un messaggio che dice: ma che davvero? De nuovo qua? Ma non se ne può più proprio. Allora guarda, ti do la chicca della chicca. Dovevamo chiudere e poi abbiamo fatto post-scriptum, adesso post-scriptum. Google ha annunciato che a breve, però questo solo per il mercato USA per il momento, quindi solo per il mercato USA, a breve, che vuol dire entro fine mese, quindi fra pochi giorni, rilascerà VO3 dentro YouTube Shorts. La possibilità per i creator di creare da YouTube Studio con gli shorts video con VO3. Con questo botto finale proprio. Va bene. Buona vita, buon weekend, ci vediamo, grazie, diciamo, settimana prossima, immagino, perché quella dopo sarà dura. Ciao! Next week. E come dicono gli americani, like and subscribe.